Ci siamo. Ci siamo, amici, si parte. Eccolo Joe. Corbaffo. I've been playing games as long as I can remember. They're a core part of what makes me who I am. Vi ricordo che lui è il game director, il capoccia dei capoccia. È cambiato durante gli anni, ma adesso c'è lui. In 2014, Bungie set out to start a new adventure. Heroes awakened on a desolate planet. A silent god set in our sky. And it wouldn't be long before an ancient enemy, shrouded in darkness, showed up at humanity's door to destroy us. Over the years, our heroes piccolo excursus dove appunto nel 2014 Destiny è stato presentato con il viaggiatore che fa l'ingresso nel nostro sistema solare e ovviamente il nemico per eccellenza, che non è Atheon in questo caso, ma è la darkness, cioè l'oscurità. To stand alone against monsters that took others, an entire elite squad. They'd race alongside their friends far into the early morning in the halls of an ancient city where only a select few sono partiti drop? Buon per voi e buon per me. But most importantly, they'd bring their friends and their family into this world. Oh, vedete che belli quando facevano all'inizio i trailer non in CGI. Together, we approach the final shape. Adesso stiamo per iniziare il nostro viaggio all'inizio di The Final Shape. So let's be clear about the stakes. In the final shape, you will go inside the traveler. The journey will be difficult. Entreremo nel viaggiatore ufficiale, ma già lo sapevamo, ce l'hanno appena detto. Nothing less than the deadliest entity we have ever faced. There will be no open betas. There aren't going to be any guides on the internet telling you how to handle what's to come. Whether you've been with us from the beginning, joined us somewhere along the road, or are looking at Destiny for the first time, anybody who shows up on launch day is going to be greeted with this same uncharted world, a vacuum-sealed experience begging for you to be the first person to peel it open. So today is your invitation to go forth and adventure. Ah, una buona presentazione è stata questa. Una buona presentazione dicendo appunto se c'è il trailer. Zitti tutti, c'è un trailer. Zona morte europea, inizio di Destiny. Forse, no. Sì. After all these years. Questo è il piccolo trailer che abbiamo visto invece qualche giorno fa. Di noi che entriamo dentro. Ci fanno vedere? Eh sì, eccoci qua, raga, siamo dentro al viaggiatore. Guarda che roba. Ma è la torre. No. Che cazzo è sta roba? The truth is, I didn't know them. It was just a feeling. But I know now. After all we've seen, all we've lost. Che cos'era quel coso? Might be our last. Sarà l'ultima battaglia con... So I'm asking you one last time to rise. Sono estremamente confuso, raga, ho visto troppe cose. Sono estremamente confuso. Cos'è? Cioè, a un certo punto si è visto una specie di struttura, capito? È il cuore del viaggiatore.
The final shape is the conclusion to that journey. This is a moment in gaming that as a developer you just don't get very often. Continuano a dire ovviamente che sarà la fine della saga. Quindi la cosa che abbiamo capito è che ovviamente siamo all'interno del viaggiatore, When we raga. were thinking of what the final shape could be, it had to be a lot of different things. It needs to pay off this epic confrontation with the witness that we've been setting up for years. It has to bring you closer to your allies in the Vanguard. It has to be this place that like makes you feel nostalgic for the entire journey you've been on. When we were resurrected by ghosts at the very beginning of this story, we didn't know why, but it was for this. The Traveler is asking us for help, and it's our responsibility to protect every living thing in the universe from what the Il motivo per cui all'inizio del gioco veniamo rianimati dal viaggiatore è appunto perché il viaggiatore ha bisogno di aiuto. We are finally able to go through the portal that the witness opened in the Traveler at the end of Lightfall. Ok, di nuovo entriamo e dentro c'è il cuore, dove combatteremo col Witness, raga, quella roba laggiù. Questa roba qua, non lo so. The pale heart of the Traveler is what it's trying to use to gain connection to the light. So with both, it can enact its final shape. Ah, lui vuole arrivare al cuore per creare la final shape, la forma finale. It wants to fix all that. So it's trying to put the universe into this frozen perfection where everything's just exactly how it thinks it's supposed to be. That is the final shape. Quindi la forma finale letteralmente è lui che vuole congelare congelare tra virgolette l'universo in quell'istante lì. Vuole distruggere tutto fondamentalmente. All of our allies and all the Guardians to rally together and be brave in the face of oblivion. Questa è la vecchia torre comunque, raga. Dentro il viaggiatore c'è la vecchia torre. Answer questions at the grandest scale. But what I find really interesting is that it's also a very personal journey, where we deepen our relationships with these characters that we've known for so long. Zavala, Ikora, our ghost, get to reconnect with Cade 6. So, like, while there's this great conflict and everything going on around us and stakes of just unimaginable heights, it's still at the end a story told around campfires by a bunch of companions who have been fighting together for. Durante la campagna sarà anche un modo per ricollegarsi con alcuni NPC, dicono appunto che ci sarà questa cosa abbastanza umana, tra virgolette, di no, raccontare un po' di più quello che c'è intorno a Zavala. Guarda qua, raga. In the final shape, we're going through the portal that the witness has opened up to confront it and stop the final shape. Inside the Traveler is this infinite, vast, unknowable. And we're landing on the Pale Heart, which is a fraction of really what is inside the Traveler. The Pale Heart is weird. It's a little strange, it makes you feel a bit uncomfortable. And it is also just so cool and artistic in the best. Una follia, raga, c'è dentro il viaggiatore c'è di tutto, guarda qua. The witness entered well ahead of any Guardians, and so it's had time to kind of shape what's there. When our Guardian enters, the rest of the Pale Heart starts getting shaped also around what we've experienced. This is the Traveler recreating the world in front of you as it saw on your journey. Ah, praticamente il viaggiatore ricostruisce le cose in base a chi entra. Quindi quello che noi vediamo è in parte qualcosa che noi abbiamo vissuto in parte in passato ricostruito dal viaggiatore. Da come ho capito. Quello che abbiamo vissuto prende forma. The Pale Heart is our very first linear destination that we've ever done. I would love it if players felt that they began their journey in a place of safety and feel it escalate in danger, in surrealness, because there is this beautiful evolution of the space. They see things that are more and more wrong as they begin to go towards the witness's monolith. It's kind of this omnipresent, foreboding thing. Sarà un viaggio anche visivo, da quanto stiamo vedendo. Cioè partiremo in un modo in cui tutto è bello e finiremo in un posto dove tutto è brutto, perché c'è il testimone che sta facendo casino dentro al viaggiatore. The sense of scale you get out there, like as you're
exploring these spaces and you're jumping on these reshaped cuboids of Earth, you feel tiny as a Guardian. You feel alone. You feel like you are not the force to be reckoned with. Questa è una cosa che di solito c'è quasi sempre in quasi tutti gli environment di Bungie, dove abbiamo questa sensazione di essere molto piccoli rispetto a quello che c'è intorno. Guarda, qua c'è un faccione. Chi è quel faccione? And so you're going to fight these new enemies, the subjugators. E mo questi chi so? Un mix che sono dei tormentatori. Sempre tormentatori con l'oscurità, raga. Mini Rulk con la strand della stasi. I Rulchini. They're back there pinging away with stasis abilities, throwing crystals at you, freezing you in place. Un'arma nuova. Beh, loro sono, tra virgolette, tipo la razza più vicina all'oscurità che abbiamo mai conosciuto, quindi ci sta. It's the most important thing in the universe at that moment. You have to stop the final shape from happening. And for that, we do need the help with our allies. And so we're going to make sure that the core Vanguard team gets back together. Zavala and Ikora and Cade. The campaign is just the start of the Pale Heart. After you've reached the monolith and finished the campaign, we open up the entire destination. And so the entire Pale Heart is going to react to you and what you are doing. Allora, alla fine della campagna avremo modo di esplorare tutto il cuore, e a quanto pare che cambierà in base a quello che dovremmo fare, non lo so, una cosa del genere, non hanno spiegato benissimo. You defeat like the big bosses, so it's only natural that when you are going to confront the witness, you're going to do that in the raid. But that might not be enough. This is a moment where we need to rally all Guardians to be able to overcome the final shape and the witness. Vabbè, il raid sarà sul The Witness, raga. Il raid sarà sul... lo sapevamo già. Sul testimone. We are inside the Traveler, very close to this energy. This allows us to have new supers, Arc, Solar, Void. Nuove super per arco, solare e vuoto, raga. Can benefit your allies in a support capacity. There is this thread of team play and like working with your friends to overcome the odds. E perché non stasi estreme? Ah, quindi lascia la super. Ultimate expression of solar energy coursing through your guardian. This solar warlock super is a callback to Radiance from D1. Other than Golden Gun, this torna radianza del warlock, raga. Super in Destiny right now. Si rinasce. Like all these projectiles going off, doubling the amount of projectiles. E in più, come sapete, quando c'era radianza c'avevi anche le abilità potenziate e sarà più o meno la stessa cosa. You're so overflowing with this energy that you are also giving it to your allies, allowing them to have their solar weapons supercharged, applying scorch when they're guarda là, migliori anche le armi solari migliori anche le armi degli alleati. E in più fai la pozza e ti compare tipo un'anima arco, ma che in realtà è solare. Arsenal. It's a layered super. This is the only ranged one-off offensive super for Titans in the game. The Titan jumps up into the air. Il titano avrà una super d'attacco con quest'ascia. Ah, le lancia, guarda là. Suck a bunch of energy and enemies in and then explode. But that doesn't destroy the axe. The axe sticks around and you and your allies can go and pick up that axe and start wailing. Possono essere usate da tutti, raga. Figa. I press and hold my grenade button to consume my grenade and turn it into the shield. The more damage it takes,
the more it charges up, and then I can release that, and it creates this blast that deals massive Ah, vedi che figo, praticamente puoi creare con la granata uno scudo davanti a te, più danno prendi, più fa danno quando lo lanci. It's all about finding the shortest distance between 2 points. The hunter kind of rears back, takes this knife and throws it across the world, and then is able to blink to its position, do the slash that just decimates. Questa invece è quella, il cacciatore ad arco, praticamente lanci un coltello che ti tippa vicino ai nemici. E puoi farlo 3 volte. Sta roba in PvP sarà sbroccata, raga. We twirl it in the air, which propels us upward. It creates this burst, which amplifies you and any allies near you. It almost makes it feel like you're playing a fighting game, right? Like these combos that you're chaining together to do these different moves. It like takes that sandbox. Ah, gli hanno messo anche quella roba lì che può fare una mossa in aria per dare l'amplificato ai nemici. Ai vostri compagni di squadra, scusate. That was good, but I think it's more like, you know? I like it. I like it. Beh, fighe ci stanno, dai. A parte Radianza che, vabbè, la conoscevamo già, ma è stata modificata, le altre sembrano fighe. Really interesting or taking inspiration. We have Tessellation, which is this exotic pyramid fusion rifle. It has il Tessellation intriguing property of adapting your guardian's current damage type. This will be the first time that you can run a weapon that can adapt to be strand or stasis in the energy slot. So you'll be able to run an entirely strand or entirely stasis. Praticamente è un fucile a fusione che cambia elemento in base alla nostra sottoclasse. Quindi automaticamente se siamo da strand diventa un'energetica da strand. Puoi mangiare la granata per far sì che abbia un colpo potenziato. Golden gun was a sniper rifle. What if you could harness the might of the Traveler? You know, we had a moment where we saw that Traveler beam cutscene. I know people on Weapons went, I kind of want that. You're like, that is incredibly dope. So we've got this opportunity to bring back these iconic Destiny 1 weapons, but really turn it into something that feels unique in Destiny 2. We have to bring Kvostov into the fold. The Red Death exotic pulse rifle. And Dragon's Breath. Burn the world, burn it all. Torna il Morte Rossa. Soffio del Drago. Really like bordering on exotic functionality. So for example, we've got a rocket pistol sidearm subfamily. We always liked the special ammo sidearms. This fires tiny, slow-moving rockets. They hit very hard, do a bit of AoE damage. Un'arma da supporto che spara razzi. And rocket launcher stats. We're also doing a new support weapon subfamily. The support frame auto rifle is a type of legendary auto rifle. It'll let you switch seamlessly from firing at enemies to healing your allies. I'm really excited to bring it to. Ci sarà un'arma che potrà, cioè se la usi guardando nel mirino fa danno, se la usi sparando in hipfire cura. We've got a ton of new cool stuff coming over the next few years and some new and really wild ideas which we're pretty excited about. Leggendaria poi. Cioè vuol dire che sarà una famiglia intera di armi. Ok, si parla di Cade, vediamo un po' come lo spiegano. Tipo Lumina, esatto, tipo Lumina ma leggendaria senza perche esotici, insomma, da quanto ho capito. This is great. Anyone want a hug? Get your rock off my map. Worst case scenario, you die. But who knows? Maybe you won't. Vediamo un po' come ce lo spiegano. Sarà il perk della categoria dell'arma. Sì, può darsi, sì. Cade, mio padre. In this moment where we're driving to the end of the Light and Darkness saga, it's great to see Cade like return to this world at this moment with all this change about to culminate with this confrontation with the long-standing enemy, the Witness. Cade is the quintessential hunter. His presence casts such a long shadow over the story of Destiny, whether it was when he was alive or when he was dead. Ovviamente un piccolo excursus raccontano appunto che Cade è uno dei personaggi più iconici che ha lasciato comunque uno strascico anche quando è morto.
This is how the story had to end. There was no end to the Light and Darkness saga that didn't have Cade here alongside his friends to finish the job. Once we started digging into the nature of the Pale Heart, I think that crystallized Cade's role as a guide. Cade is Virgil, and he's our guide through this other place. Come avevamo mezzo intuito, ragazzi, Cade sarà la nostra guida all'interno del viaggiatore. That's his job. That's always been his job. It just feels so natural for Nathan to be back in the booth. It felt amazing to just see him slip back into the role, like, without missing a beat. Right, instantly. In the flesh, or metal, as it were. Cade's the glue that's always held Zavala and Ikora together. Having him back puts them in a position of questioning where they've been and what they've done without him. You think about the journey that Zavala's been on and how he's been taken down this dark path, and you think about the weight that's been on Ikora, having to hold the Vanguard together, having Cade's voice of levity and brightness that he brings to that group. I think it's going to be great for them. Ovviamente loro quello che volevano fare era che alla fine della saga i tre grandi, tra virgolette, dell'avanguardia dovevano stare insieme per concludere, quindi hanno deciso di fare questa cosa con Cade, che all'interno del viaggiatore sarà la nostra guida. Probabilmente resa la nostra guida proprio dal viaggiatore, che ha deciso di usare lui come punto di riferimento. Unlocking the pot. Guardian, the witness poses a dire threat. And the Witch Queen holds the answers we seek. The Witch Queen, questa è la season, ragazzi. If we contend with her sister, Zivu Arath. Xiwarat. With me. Will you come back from this? Do not be afraid. Che cazzo fa Eris? Che schifo è questo? You now wield hive magic and have entwined it with your light. Assault the Spire, Guardian, and open the way to our tides. Queste sono le armi della season. Let them know fear. Prendiamo il potere dell'alveare, raga. Quello era un colpo di un cavaliere. Ci sono le carte. Fight in my name, Guardian. Every opponent you defeat strengthens me. Guarda, abbiamo anche le farfalline maledette, raga. My appetite rises for your brutal tributes. Let us show her what it is to be Hive. You have sounded the horn of battle. You are deserving of the greatest death I can bestow. Ma è Xivu. È Xivu, raga. Season of the Witch. Era Xivu quella. Gli dà addosso a Xivu, mi sa. The Season of the Witch is our opportunity. As players, we've been annihilating and breaking Hive spells, and now we finally get to cast them. Possiamo utilizzare il potere dell'alveare, raga, nella prossima season. Into the portal that we need to go into. That means we have to go find Imaru, her ghost. Imaru's like, not so fast. We've got a bigger problem first. And that bigger problem's name is Zivu Arath. If we fight her, she only gets stronger. Eris has an idea. It's really good. Ovviamente se combattiamo Xivu lei diventa più potente per tutta la logica della spada, eccetera eccetera, quindi Eris ha un'idea. We are channeling all of that energy that we're creating by going through, by eliminating enemies, and we're tithing to our friend Eris. E praticamente lei decide di trasformarsi in questo modo e anziché portare la forza delle nostre kill, tra virgolette, verso Xiwarat, la raccoglierà lei, trasformandosi in questa roba qui mezza alvearosa.
Deck of Whispers. It's this magical deck of cards that creates amazing synergies with your buildcraft meta and with buffs and the activities. They can then choose these cards at will, whichever ones they want, and then that really leans into the build crafting. You actually are getting cards that you can then use to place on the battlefield and change the way you play. I'm such a sucker for deck building. Like, being able to, like, bring that element into Destiny gameplay has Allora, ho capito bene, praticamente noi riusciremo a prendere durante la stagione queste carte in qualche modo, che poi useremo per far sì che all'interno delle attività stagionali potremmo creare delle sinergie nuove con le nostre build, tipo buff, cose strane, cose così, insomma. You're doing a lot more with the Lucent Hive magic, but it's got a high amount of combatant density. It's got additional random encounters that you can come across. The Witch's Spire itself, Savathun's Spire, was like her reliquary for all these different magical experiments as she was learning the light. Sembra una roba tipo roguelike. Tipo ci saranno degli incontri random, il Simulated Universe, raga. The Altar of Summonings activity is really exciting because you can spend like 20 minutes in it or you can spend 2 hours in it. It's a 3-player experience that you can hop in and hop out of. As you're going through this activity, you're filling the tithing bucket. As that tithing bucket is filled up, you'll get progressively more rewards. And then finally at the end, it'll cash out and you'll get a whole mess of rewards. Ovviamente armi nuove. La cosa stagionale sembra interessante, Home for any exotic mission content coming in seasons after the year has passed. And so we developed what we're calling the exotic mission rotator. Right away, we're getting Presage, Vox Obscura, and Operation Seraph Shield. Ok, vabbè, questo già lo sapevamo, l'avevamo visto nel TWAB, tornano le 3 missioni esotiche. The most exciting thing, outside of just the missions themselves, is that every time we put a mission inside of that rotator, the exotic that comes alongside of it will become craftable. E ovviamente le esotiche di riferimento diventeranno craftabili, questo qui già lo sapevamo. With Season of the Witch, we have a brand new Vex lo-fi PvP map coming. It's really exciting. La mappa nuova PvP già conoscevamo, la roba del tecnosimbionte mischiata un po' a Marte, quindi questo già lo sapevamo. Raga, la roba della stagione così di primo acchitto sembra figa. Dobbiamo capire bene come funziona. Se sono riusciti a mettere dentro un'attività che ogni volta cambia in qualche modo, e non sto parlando ovviamente della foresta infinita, ma una roba un po' più corposa, potrebbe essere interessante. Queste stanno facendo vedere adesso la modalità in PvP di cui abbiamo già parlato, e non ricordo il nome, mi sfugge adesso, che è quello dove noi all'inizio possiamo scegliere il nostro relic, che sono quelli là, tipo quello della volta di vetro. Ogni volta che fate una kill raggiungete un punteggio, prendete quello e la usate contro i nemici. No, Checkmate è quell'altra, raga. Checkmate è quella con le abilità più deboli, che si ricaricano meno in fretta e che è più incentrata sul pum pum pum. Ed eccoci qua. Questo è proprio lui, ragazzi. Crota is coming back. Crota Sand returns. Scendiamo nell'abisso in 6, amici miei. Speriamo bene. Speriamo bene. Oh, aspetta un po', ma sbaglio, ho visto le armor dell'Armod. Le armature sono quelle dell'Armod, raga. Guarda là, mega huge le armature, raga. Le armature di Crota Cordecoro sono molto molto fighe. Ovviamente 1° settembre alle 19. Vi ricordo che noi lo faremo Day One, siate presenti. Trailer, scusate, raid disponibile per tutti, perché entrerò nel nodo delle leggende insieme a La Volta e Oryx. Sì, vabbè, raga, ormai siamo qua, dai. Volete che switch?
Ok. more simple and easy to understand, and also lowering the barrier to entry. It's going to make it easier for players who have not been able to Si sono inventati qualcosa per recuperare? easily because they were held back by the challenges in grinding for the power levels that are required by these different activities. One of the major changes that's going to be happening starting with the final shape is there are going to be a certain number of activities that are going to be power fixed. So it doesn't matter kind of what power level. Con dei final shape introdurranno alcune attività con il potere fisso. Going to be tiers of difficulty that you can do, things that are just meant to be experienced a certain way. Things like nightfall strikes that will still have. Vabbè, ovviamente i calanotte rimarranno con i livelli. The raids, the contest modes that everybody loves to engage with, that experience is fundamentally going to be staying the same. Vabbè, tutta la parte endgame rimarrà uguale praticamente. For players in terms of understanding the relative difficulty of things, where they sit now in the spectrum. One way that we're trying to do that is making it easier for new players to engage with you. So we're introducing something that we're calling Fire Team Power. Introdurranno il potere di squadra. I giocatori potranno affrontare segrete incursioni con i loro amici senza dover aspettare che questi raggiungano un determinato potere. Il potere con il potere più alto nella squadra porterà infatti quelli di tutti gli altri più vicino al suo. Che tra l'altro ho visto un master a 2100, a 2010. Strangers, people you've never played with before, and have that same experience. That's all regardless of the power level of you and the rest of the people in your fire team. Fire Team Finder is the new feature that's coming in Season 23, aimed at helping connect and find other people to complete the best and most aspirational content in Destiny. We have a tag system that allows players to be able to say, well, this is my playstyle, I'm really chill. Ok, questo invece è l'LFG all'interno del gioco che già sapevamo che sarebbe arrivato e ce lo stanno facendo vedere un pochino, che è più o meno molto simile a quello che c'è già sull'app. Quindi potete mettere, che ne so, la lingua, cosa volete fare, eccetera, eccetera. One of the inclusion tags that we have are for colorblind players. Hopefully the inclusion tags will bring players closer to finding their community and even closer to the people that they're playing with. So once a listing goes live, players will be put into a listing lobby where players can gather, they can communicate with each other. So è esattamente, guardate qua, esattamente come quello dell'app, però l'hanno messo all'interno del gioco. Quindi si potranno creare le squadre dentro al gioco senza andare a toccare, tra virgolette, le app o il sito. Questo è buono, raga, io l'ho sempre detto che l'LFG in game sarebbe stato veramente utile a tutti. Potrebbe essere una svolta abbastanza importante. Quella del potere ne parleremo più avanti, intanto vediamo. Essentially what we have done is we've went back to previous expansions and pulled out missions that we felt really represent key narrative beats within our story. We are going to have a mission for Forsaken, a mission for Beyond Light, as well as a mission for Witch Queen. Thanks for the memories, God. Ah, vedi, hanno introdotto delle vecchie missioni, dei vecchi DLC per far recuperare un po' di lore ai vecchi giocatori. Pieces of narrative fed to you to like identify like, hey, this is why it's important that this happened, and here are the people you met along the way. A really big one that's really timely for Final Shape is Cade's last stand from Forsaken. Vedete, su Forsaken ci sarà l'ultima missione di Cade, dove poi This is a moment that a lot of players new and old are going to come back to Destiny. I think this is just the right time. Questo qui è un modo per far recuperare i ragazzi che sono arrivati da poco su Destiny, fondamentalmente a avere un piccolo recupero, insomma, a livello di lore, per capire meglio tutto. Ogni fine è un inizio, ragazzi. Si parla del futuro, forse. Cosa arriva dopo? Avremo degli episodi, un nuovo studio per raccontare la storia. Gli episodi rappresentano una drastica ristrutturazione. Instead of providing 4 seasons a year, you are going to get 3 larger episodes. And so the first 3 episodes in this coming year are called Echoes. Episodio 1 Echi, episodio 2 Redivivo, episodio 3 Erisia. Questo sarà dopo The Final Shape e saranno ovviamente incentrati su quello che è successo dopo la Forma Ultima. Marzo-giugno. Ah, ma quindi subito, raga.
for us to introduce new weapons, new artifact mods, new activities. There's going to be new missions coming around the core. There'll be new story moments, and every Dobbiamo riguardarci la roba, quindi questi qui saranno il nuovo modello stagionale. Cinematic styled experiences throughout the final shape year and the episodes with it than any of the seasons we've ever developed before. These new stories are actually playable as standalone. Like each episode is something you can experience whether you've been playing Destiny for 10 years or this is your first one. You're going to be able to basically enjoy them in any order you want to. I think the opportunity with this big epic moment saranno degli episodi completamente staccati tra loro, It's all about change frequently. che potranno essere giocati da chiunque, quando e come volete, insomma. More often, and it really provides the team with a platform to go much deeper into the themes and fantasies. Dobbiamo tornare indietro a leggere quella roba lì e capire un attimino com'è sta roba. The seasons you know of today. I'm so excited to see what the narrative team can do with this kind of new platform of storytelling. Episodes provides this awesome foundation for the future of Destiny. We're moving into the next stage of Destiny 2. I think some people look at the final shape and they think Destiny 2 is coming to the end. And in many ways, it's the opposite. We're leaning in. We're putting the pedal to the metal. Episodes provide us a new, innovative way for players to engage with Destiny 2 throughout the year. Da come la stanno raccontando è come se loro ogni anno faranno dei mini DLC che racconteranno alcune cose che potranno essere fruibili in una maniera completamente nuova, sembrerebbe. Coraggio, sacrificio. Sappiamo di essere scelti per una ragione, da qualcosa più grande di noi. Però è strano, dobbiamo riguardarcelo e capire bene che hanno detto, raga, perché non è chiaro. Testati, guardiano. Forgiati dai fuochi delle battaglie, veniamo plasmati e raffinati in preparazione degli scontri a venire. Siamo l'ultima linea di difesa prima di un secondo crollo. Tutti noi, ogni titano, ogni stregone, ogni cacciatore. Come dicono i guardiani. Sono 3 ragioni al posto di 4. Sì, però all'interno dell'episodio, da quanto ho visto, non sarà strutturato come una stagione, ma sarà come se fosse un mini DLC a parte, capito? Dal sacrificio, la morte. La linea tra luce e oscurità è così sottile. Non c'è tempo da perdere. Ci sono cose nel buio che solo il buio può sconfiggere. Fidati. Conosci le storie del sacrificio del viaggiatore, dell'oscurità che discende sull'umanità. Il nostro scopo è perfino. Non c'è via di scampo. Stavolta non c'è via di scampo, ragazzi. Diventa leggenda. Non penso abbiamo finito. Abbiamo finito? It's going to be an exciting year for Guardians. We get to make good on a promise that we made way back in 2014. There was classic rock blasting, a fire team racing across our solar system, and at the end, a simple message. Become legend. Today, you got a glimpse at how we'll be cementing your legend in this upcoming year. We're going to be heading inside the Traveler, experiencing a destination unlike anything we've ever built before. We'll face the biggest bad we've ever made, and we'll do this all alongside a streamlined progression system, allowing us to easily play with friends in any content in the game. And as the dust settles in the final shape, we're going to continue our legends in echoes. It's Destiny's first episode in a primo episodio di una nuova fase di Destiny con nuove storie per i nostri guardiani e nuovi conflitti. Born from the resolution of the Light and Darkness saga. These first episodes are just the beginning. But if you're chomping at the bit to see how the Light and Darkness saga is going to kick off the future of Destiny 2, we've got a ton of great content for you to jump into today. Going live after this, we've got Season of the Witch. Season delle arti magiche in italiano, a quanto pare. New armor, new activities, and new PvP content, all alongside a series of story catch-up missions, allowing any of your friends to jump into the game and get up to speed on what's happening in this world.
Then, next week, a brutal reprisal of Crota's Una brutale rivisitazione, raga. Madò, speriamo che hanno fatto cose fatte bene con Crota, raga. You all in the throne world as we learn more about the final shape and how we can stop it. Raga, sta roba della stagione però sono molto curioso di vedere come sarà, eh. 9 super, final shape. Sì, ma Destiny 3. Ah, è vero, della Collector non hanno fatto vedere niente. Might be our last. So I'm asking you to rise. One last time. Non ci sta.